Rivincita della umiliante disfatta di Caporetto. Argine ultimo all'avanzata del nemico sul suolo patrio. Vittoria di resistenza. Passaggio di volta dell'andamento bellico. Preludio alla riscossa di Vittorio Veneto e alla vittoria finale. La battaglia del Sostizio ha generato miti che si sono propagati ben oltre la fine della guerra. Alla guida del suo biplano, il maggiore Francesco Baracca riporta un numero incredibile di vittorie nei duelli dei cieli. Gliene vengono attribuite 34. Fino a quando il 19 giugno, proprio durante la battaglia del Sostizio, viene abbattuto in circostanze misteriose. Le pagine dei giornali si riempiono della notizia. Ancor più le pagine dei diari privati, delle lettere che i soldati semplici scrivono nelle loro buche in trincea. Baracca è una leggenda, in vita e in morte. Era un nobile di Lugo di Romagna e, come accadeva abbastanza spesso agli aristocratici, va a studiare per entrare in cavalleria. È il primo del suo corso a Pinerolo, quindi ci riusciva benissimo in quest'arma. Ma è l'arma della cavalleria che è un po' fuori luogo nella guerra di macchine, nella guerra moderna. Baracca, come tanti altri cavalleggeri, se ne accorge, non vuole restare nei depositi a non far nulla, vuole combattere. Il passaggio naturale per lui, come per altri, è il passaggio, quella che allora si può anche chiamare la cavalleria dell'aria, l'aviazione. Nel pomeriggio del 19, una notizia che si ripercosse in noi come quella di una battaglia perduta si diffuse fulmineamente. Il maggiore Baracca, l'asso della nostra aviazione, era caduto sul Montello. Baracca rappresentava per tutti noi il simbolo del coraggio e del valore cavalleresco, l'invincibile combattente dell'aria che eravamo portati a considerare invulnerabile come i mitici eroi. La nostra immediata reazione fu quella di sentirci d'un tratto inermi ed indifesi sotto un cielo divenuto improvvisamente ostile, non più dominato dall'ala leggendaria di Baracca. Dove veramente sia caduto Baracca
Ci sono varie ipotesi a tutt'oggi e non è detto che il monumento che lo ricorda sia proprio nel punto più appropriato. Come poi sia stato abbattuto? Anche su questo c'è un alone di mistero. Forse una semplice fucilata, perché questi aerei servivano in quanto volassero bassi, a diretto contatto con la fanteria. Ecco perché poteva bastare che anche una fucilata ben mirata o sufficientemente fortunata che colpisse il pilota o che colpisse il motore. Una leggenda che moltiplica i simboli e i richiami. Quelli del cavallino rampante, stemma di famiglia che Lasso fa dipingere su di un fianco dei suoi velivoli e che la famiglia donerà a Enzo Ferrari. Diventerà emblema della casa automobilistica. Il sacello sul Montello, nato nel luogo dove si è schiantato con l'aereo, diventa meta di pellegrinaggio. L'elogio funebre pronunciato dallo stesso D'Annunzio, rimasto impresso nella memoria di chi c'era. Egli fu abbattuto da parecchi nemici e cadde carbonizzato nel settore avversario, ma qualche giorno dopo quel settore fu riconquistato dai nostri e gli avanzi dell'eroe furono raccolti dal cappellano, chiusi in una conveniente cassa funebre e depositati in una cappella campestre sotto il nome di San Cassiano di Treviso. La domenica appresso, col concorso di molti ufficiali, soldati e cappellani della zona, ebbero luogo solenni funerali, col discorso di occasione del poeta Gabriele D'Annunzio. Io mi trovavo proprio a fianco dell'oratore, del quale, fra le tante belle cose che disse, ricordo quel pensiero, che la carlinga e lo spirito di Baracca si identificavano, tanto si era internato nell'adempimento del suo dovere. Gli avanzi mortali stettero ancora qualche tempo in quella cappella e poi furono tolti e portati altrove.